Ciao a tutti amici, bentornati su un nuovo episodio dei Tickets for Life. Questo video inizia dal garage del nostro mitico Charlie. Abbiamo diversi pacchi, abbiamo questo grosso pacco da aprire, un altro qua dietro e altri ne abbiamo dentro il nostro Charlie. Infatti abbiamo in programma una marea di lavori, alcuni lavori di upgrade, alcune riparazioni e delle vere e proprie chicche come questa. Questa è la chicca numero 1 che darà al nostro Charlie una marcia in più. Abbiamo dei lavori più grossi da fare, altri lavoretti minori. Ora magari iniziamo con qualcosa di leggero e poi più avanti nel video andremo a vedere cosa si nasconde dentro queste scatole, anche perché sono lavori abbastanza impegnativi. Tra i vari lavori poi ci sono alcune rifiniture, ad esempio le finestre delle nostre porte posteriori le vogliamo ottimizzare. Andremo a rimuovere tutta questa cornice e la andremo a sostituire. Praticamente andremo a tagliarla a filo in modo da seguire l'andamento della porta, perché spesso questo diventa un intralcio per le nostre tende, e in più vogliamo ottimizzare questo spazio per creare una sorta di comodino un po' migliore di come si trova adesso. Abbiamo preso delle stecche di ricambio perché, come vedete, queste erano temporanee, sono state temporanee per diversi anni e noi vogliamo andare a chiudere tutto questo spazio che c'è qua dietro, e quindi per fare questo ho già preso delle stecche da 10 cm, quindi sono più larghe, andranno tutte tagliate, sagomate. Probabilmente questo sarà il primo lavoro di questa serie e poi via via andremo a fare tutto il resto. Quindi mi raccomando, guardate tutto il video fino alla fine, perché solo alla fine scoprirete la super chicca che si nasconde qua dentro. Sicuramente questi lavori porteranno via tantissimi giorni, tantissime ore di lavoro, e quindi si alterneranno varie fasi, ma voi non vi accorgerete di nulla, vedrete tutto in questo video, quindi state tranquilli, mettetevi comodi e iniziamo. Come prima cosa andiamo ad aprire questo pacco, così vi svegliamo subito cosa c'è dentro. La scatola era bella grande, ma dentro ne abbiamo una più piccola. Ed ecco cosa c'è dentro questa scatola. Abbiamo un boiler nuovo, ragazzi. Questo è il nuovo boiler che abbiamo comprato. Infatti, come avete visto dagli ultimi video, avevamo avuto un altro problema con il nostro Truma Term da 5 litri e allora ne abbiamo approfittato per fare un grande upgrade e abbiamo deciso di prendere questo modello da ben 10 litri. È un boiler tedesco marca Elgena, anch'esso funziona sia con una serpentina elettrica che con il passaggio dell'aria calda sviluppata dal nostro cinebasto. Praticamente andremo a rimuovere il nostro boiler e a inserire questo. L'unico dubbio e problema è la sua dimensione, perché questo è molto più lungo. Il Truma è sui 35-40 cm, questo è ben 53 cm, quindi dobbiamo essere ben sicuri di poterlo installare. Ho preso le misure, sembra che ci vada, però finché non lo proviamo non lo possiamo sapere, anche perché dobbiamo controllare che non ci siano problemi con le eventuali curve da fare con i rabbocchi e con i tubi, e insomma, se va tutto bene lo potremo installare, altrimenti ahimè saremo costretti a trovare un'altra soluzione. Mi auguro di no, perché questo boiler è un modello che seguivamo da molto tempo, è da 10 litri, ha una serpentina elettrica da 500 watt contro i 300 del Truma, e anch'esso sfrutta il passaggio dell'aria calda che possiamo ottenere l'inverno con il nostro cinebasto. L'estate ovviamente non va acceso il cinebasto, ma basterà accendere la serpentina elettrica, che grazie alle nostre batterie, al nostro impianto elettrico, non rappresenterà di certo un problema. Qui vedete abbiamo l'ingresso per l'aria calda che passa attraverso questi fori e va a scaldare tutta la camera di alluminio, permettendoci quindi di avere l'acqua calda. Con la sua serpentina elettrica all'interno possiamo portare l'acqua fino a 70 gradi. Qui abbiamo gli attacchi per il tubo dell'acqua fredda e per il tubo dell'acqua calda, e lo scarico per quando vogliamo svuotare il boiler e per avere anche lo sfiato per la sovrappressione. I cablaggi basterà sostituirli con quell'altri, quindi in teoria non dovremo avere grossi problemi. Ora direi di fare una prova proprio veloce per essere sicuri che entri dentro il nostro box di legno e che soprattutto in lunghezza ci permetta poi di uscire con l'aria calda, e poi inizieremo il resto dei lavori. Come avete visto dai video precedenti, si era rotto definitivamente il nostro boiler. Dal momento che ora siamo a casa abbiamo ordinato questo nuovo modello e ne approfitteremo per installarlo. Con il Truma da 5 litri ci siamo sempre trovati bene. Abbiamo avuto una volta un problema in passato, ma semplicemente si era allentato un tubo, un raccordo. In quel caso è bastato stringere un po' di più la fascetta, però ultimamente abbiamo avuto un'altra perdita.
può darsi che non sia un grosso problema, che sia risolvibile, ma a questo punto abbiamo deciso di prendere un modello appunto più grande, avere 10 litri. Come sapete, noi viaggiamo e viviamo dentro al nostro van, e quindi avere l'acqua calda in quantità superiore è un vantaggio non da poco. Con il nostro boiler da 5 litri siamo sempre riusciti comunque a fare la doccia in due, anche se tra una doccia e l'altra abbiamo sempre dovuto fare riscaldare l'acqua da capo. Con questo qui da 10 litri dovremmo riuscire a fare due docce con un'unica mandata, quindi senza dover aspettare tra la prima e la seconda doccia un'altra ora per riscaldare l'acqua, o perlomeno ci permette di fare anche una doccia un pochino più copiosa senza arrivare sempre precisi e magari rischiare di avere un po' di acqua più fredda in fondo, soprattutto Marta che soffre molto l'acqua fredda. Quindi scelta migliore non poteva esserci. Abbiamo valutato varie opzioni, tutte dettate sia dagli ingombri del nostro van, sia dai pesi, che anche poi dal costo. Questo boiler ha un costo abbastanza importante e quindi ci auguriamo che sia una soluzione definitiva. Allora, abbiamo aperto la cassapanca, vedete il boiler della Truma, che è molto più compatto come potete ben vedere, ma abbiamo anche abbastanza spazio davanti e dietro. Quindi ora facciamo la prima prova per vedere se il nuovo boiler entra qua dentro. Abbiamo provato a mettere il boiler appoggiato qui sopra, come vedete è molto più lungo di quell'altro. Allora, qui abbiamo il bocchettone d'uscita del cinebasto che finisce più o meno qui, siamo in linea, quindi ci sarà da fare un rabocco veramente cortissimo, praticamente i due andranno quasi a contatto tra di loro, e da questa parte abbiamo abbastanza spazio per poter mettere una curva che porti l'aria calda davanti con poi il suo bocchettone. In teoria ce la dovremmo fare, siamo un po' stretti, ma come ben sapete dentro i garage e i gavoni lo spazio non è mai abbastanza, ma se riusciamo ad installare questo boiler vi garantisco che per noi è la svolta. Anche in altezza ci siamo, quindi non c'è nemmeno da modificare tutto il cassettone. Allora, come prima cosa andiamo a fare un segno con la matita dove va tagliato il legno, e poi con un pezzo di cartone, un foglio di carta, andiamo a fare una dima per vedere tutta la curvatura del vetro, e prepariamo in questo modo il primo pezzo da tagliare. Ok, ho fatto la prima dima, ora riportiamo questa misura sulla tavola, la tagliamo e la andiamo a provare. Perfetto, abbiamo tagliato il pezzo, ora lo andiamo subito a provare. E come vedete calza a pennello, poi ovviamente andrà verniciato dello stesso colore e rifinito, e poi andremo a fare anche questo taglio all'interno in modo che sia tutto a filo. Prima di chiudere questa paratia poi volevo mettere anche un po' di schiuma per coprire e tappare tutto questo spazio e far sì che questi pezzi di legno non si possano più muovere. Ora lo andiamo a carteggiare e poi usiamo questo pezzo come dima per fare tutti gli altri pezzi. Questo pezzo l'abbiamo messo, perfetto, questa stecca l'abbiamo posizionata, l'abbiamo anche rifilata seguendo tutto l'andamento curvo della portiera, e ora è molto più estetico, quindi mancherà solamente di verniciarla con lo stesso colore del resto della porta. Direi che procede molto bene. E queste, ragazzi, sono le finestre montate e finite. Ora andremo a riempire con la schiuma poliuretanica tutti gli spazi che ci sono qui all'interno, così sigilliamo tutto per bene. La schiuma farà anche da collante per le tavole e possiamo passare così al prossimo lavoro. Un altro lavoretto che vogliamo fare è quello di installare il trasformatore della Bluetti sulla parete sotto il garage. Quindi praticamente lo andiamo a fissare qui a questa parete in modo che non si muova più, e in modo tale da avere tutti i fili a portata di mano, in modo che poi quando vogliamo ricaricare la power station ci basterà collegare la spina qui nella presa di corrente. Per fare questo lavoro ho già creato due staffe che andranno a fare da supporto per reggere il trasformatore in questa posizione, vedete? Ora faccio i buchi dalla parte opposta, metto delle viti passanti e fissiamo questo trasformatore in questa posizione. Questo è fissato, ora ci si mette questo sopra e questo. Perfetto, lavoro finito, andiamo avanti con gli altri lavoretti da fare.
Un'altra modifica al nostro impianto elettrico che andremo a fare sarà quello di installare il VE Direct della Victron, che ci permette di controllare il nostro inverter Phoenix 12 1200 watt attraverso il Bluetooth, quindi sfruttando l'app direttamente dal telefono. È semplicissimo, basta collegare questo connettore alla sua presa e poi andremo a fissare con due viti il trasmettitore Bluetooth. Ora cerchiamo dove metterlo, quindi lavoretto semplice e veloce. Benissimo, abbiamo messo il controller con due fascette su questa barra e attaccato lo spinotto. A questo punto andiamo ad accendere l'inverter e come vedete arriva il segnale già al VE Direct che lampeggia e automaticamente compare qui sul nostro telefono. Quindi ci clicchiamo e possiamo controllare l'inverter dall'app. Ora facciamo l'accoppiamento con il codice seriale. L'app ha già riconosciuto il sistema Bluetooth e ora andiamo ad aggiornare il firmware e siamo pronti all'utilizzo. Come vedete già vediamo il nostro inverter, aggiorniamo anche il firmware di quest'ultimo. Inverter aggiornato, in questo momento abbiamo un carico di 0 watt perché infatti è tutto staccato. Ora proviamo ad attaccare il quadro elettrico, attacchiamo il frigorifero e vedete che subito abbiamo un consumo di 70 watt, 68-67 watt. Ora proviamo anche la piastra a induzione, mettiamo 1000 watt. Infatti qui vediamo 1137 watt di consumo, abbiamo sia il frigorifero attaccato che la piastra a induzione e possiamo in questo modo tenere sotto controllo il consumo reale dell'inverter. Proviamo a vedere cosa succede se cambiamo i valori. 600 watt, vedete abbiamo il wattaggio che cambia perché quando siamo sotto ai 1000 watt l'inverter attacca e stacca. Ora siamo a 1000, ora scende a 80, poi risalirà a breve a 600, 1000 watt. Se invece saliamo a 1200, vedete siamo a 1200 watt, qui ci dà 1200-1300 watt, quindi questo è il consumo. Se siamo in sovraccarico ci arriva un avviso. Se infatti superiamo il limite e vado a 1600 watt andiamo oltre il potenziale dell'inverter che è da 1200 watt, però come vedete l'acqua sta già bollendo. Salgo fino a 1800 watt, mi arriva l'avviso di sovraccarico, però l'inverter come vedete regge alla grande. Ora abbassiamo a 1000, anzi a 800, l'acqua bolle alla grande in pochissimi secondi e quindi diciamo che funziona tutto alla perfezione. Un'altra particolarità, ora vedete il frigorifero è vuoto, è attaccato. Io dall'app posso andare sulla modalità e spengere direttamente l'inverter. Lo spengo e automaticamente come vedete ho staccato il frigorifero perché l'inverter lo abbiamo disabilitato. Allo stesso modo ovviamente posso riattivare l'inverter dall'app e come vedete torna subito la corrente. A questo punto è giunto il momento di andare a sostituire finalmente questo boiler. Andiamo a rimuovere il vecchio truma, andiamo a rimuovere tutti i tubi, anche questa paratia che serviva a separare il tubo di gomma dal tubo dell'aria calda in modo che questo non prendesse troppo calore. Leviamo tutto, così poi proviamo a installare il nuovo Elgena. Benissimo, abbiamo rimosso il boiler, questo è tutto lo spazio che abbiamo a disposizione. Ora proviamo a inserire quello nuovo e siamo quindi al momento della verità. Speriamo che ci vada, dai, incrociate le dita per noi. A questo punto la domanda nasce spontanea, ci entrerà? È molto più grande, molto più di quanto possa sembrare. Benissimo, abbiamo messo il boiler nella sua posizione, come vedete lo spazio ce n'abbiamo, c'è solo un po' di dislivello, dovremmo quindi mettere il tubo un pochino inclinato, ma non dovrebbe essere un problema questo. E qui faremo poi la curva per andare dietro, c'è già la curva di prima, abbiamo spazio, quindi direi che ci siamo. Ora colleghiamo i tubi dell'acqua fredda e dell'acqua calda, vanno un po' scaldati in modo che entrino bene. Poi andiamo a stringere la fascetta metallica. Qui abbiamo il cavo dell'alimentazione con i 3 cavi che andremo a reinserire qui. In questo modo manterremo il nostro pulsante d'accensione. Qui possiamo fissare il boiler al pavimento con delle viti e nella parte frontale andremo a montare la valvola della sovrappressione che serve anche per svuotare il boiler quando non lo utilizziamo. Allora abbiamo collegato il tubo dell'acqua fredda, come vedete bisogna guardare le frecce,
il tubo dell'acqua calda, scaldandoli semplicemente con un po' di gas. Abbiamo messo le fascette e questa è la valvola di sicurezza che è regolata su 3 bar, quindi quando abbiamo una sovrappressione di 3 bar questa sfiata, ma di fatto noi non avremo mai 3 bar di sovrappressione perché la pompa che abbiamo della SureFlow è impostata intorno a 1,5 bar, quindi questa si potrebbe anche non mettere. Noi la mettiamo comunque perché in ogni caso va tappato questo foro, e 3 bar di sovrappressione vanno comunque utilizzati perché poi quando l'acqua si scalda ovviamente un po' potrebbe bollire, dilatarsi. Questo boiler arriva fino a 75 gradi con la corrente elettrica, ma quando passa all'aria calda del cinebasto ovviamente la temperatura può essere anche maggiore. Andremo poi a fissare un tubicino di scarico e faremo un foro sul pavimento, oppure sfrutteremo quello già esistente, ovvero questo qua. Abbiamo già il foro, quindi il tubo è abbastanza lungo, possiamo effettivamente sfruttare questa valvola di scarico. Mettiamo un po' di Teflon sul raccordo e avvitiamo la valvola. Perfetto, abbiamo messo anche il tubo dello scarico collegato alla valvola sia dello scarico che della sovrappressione. Qui ci sono i tubi dell'acqua fredda e dell'acqua calda. Ora inseriamo il boiler nel suo scompartimento. Il boiler sarà messo in questa posizione. Qui andranno messe 2 curve a 90 gradi, una da questa parte e una da questa parte, in modo che poi andrò a tagliare il tubo da curva a curva. In questa maniera non abbiamo il rischio che il tubo si sganci. Metteremo semplicemente una curva di quelle rigide, una di qua e una di là, con il tubo nel mezzo, e un altro pezzo di tubo lo andremo a mettere tra le 2 bocchettone del cinebasto e del boiler. Come vedete lo spazio ce l'abbiamo. Qui abbiamo il tubo di scarico che va alla valvolina, il boiler entra benissimo in posizione, attacchiamo poi i cavi elettrici e lo proviamo. E in più, come vedete, entra perfettamente nella sua cassapanca. Bene, abbiamo collegato i tubi dell'acqua fredda e dell'acqua calda e li abbiamo messi in rete con il resto dell'impianto. Praticamente da questo tubo arriva l'acqua fredda, scende giù al boiler e da questa parte prosegue verso la doccia, quindi il rubinetto dell'acqua fredda, ed entra dentro al boiler. Poi esce l'acqua calda che va in questo snodo a T. Da una parte abbiamo l'acqua calda per la doccia e dall'altra parte l'acqua calda per la cucina. Abbiamo messo anche dei rubinetti sia sulla discesa dell'acqua fredda che dell'acqua calda, se abbiamo intenzione di isolare il boiler per scaricarlo o per fare manutenzione. Adesso non resta che riempire il boiler di acqua, quindi per fare questa operazione dobbiamo tenere chiusi tutti i rubinetti dell'acqua fredda e aprire quello dell'acqua calda. In questa maniera la pompa va a spingere l'acqua, andiamo a svuotare l'aria dal serbatoio e lo riempiamo di acqua. Ecco che esce l'aria, facciamo uscire tutta l'aria, dobbiamo riempire 10 litri di serbatoio. Qui sentiamo l'acqua che entra nel serbatoio, controlliamo che non ci siano perdite. Utilizziamo il vecchio sistema della carta assorbente per essere sicuri che non ci siano perdite d'acqua. Qui sembra tutto a posto. La pompa si è fermata, dovremo avere il serbatoio pieno d'acqua. Infatti provo a alzarlo, è anche bello pesante, quindi l'acqua è tutta entrata. Ora facciamo un check veloce e controlliamo che sia tutto a posto. Ecco che è arrivata anche l'acqua calda. A questo punto colleghiamo anche i cavi elettrici, così proviamo la resistenza. Operazione che va fatta sempre a boiler pieno per evitare di rovinare il boiler stesso. Bene, a questo punto attacchiamo il boiler e attraverso il VE Direct Smart della Victron che abbiamo installato l'altro giorno controlliamo quanto assorbe. Utilizziamo lo stesso interruttore della Truma, lo accendiamo, si è acceso il boiler e il consumo è di 550 watt. È un boiler da 500 watt, quindi sicuramente c'è un po' di spunto, un po' di assorbimenti vari, comunque si assesta intorno ai 500-550 watt. Direi di scaldare l'acqua fino in fondo. Sono le 11:30, vediamo quanto tempo impiega. In questo momento stiamo caricando quasi 400 watt dai pannelli solari e ne stiamo consumando poco più di 500 dal boiler, 550. Praticamente quando il boiler avrà scaldato l'acqua completamente le batterie saranno sempre al 100%, perderemo forse un 2-3% e questa cosa ci fa apprezzare ancora di più il nostro impianto elettrico. Una scelta
del boiler poteva essere anche quella di un prodotto che potesse sfruttare l'acqua del radiatore del motore, ma l'abbiamo scartato fin da subito per vari motivi. Uno, l'ingombro, che molto probabilmente non avrebbe fatto alloggiare tutto il boiler all'interno della nostra cassapanca. In più, questa cosa avrebbe comportato l'installazione di uno scambiatore di calore nel vano motore più tutto il passaggio dei tubi, che non era certo una cosa agevole. E non per ultimo il costo di un boiler trivalente che vada sia a elettricità, quindi a 220, sia a riscaldamento del cinebasto e sia attraverso lo scambiatore di calore del motore. E anche in virtù del nostro impianto elettrico noi possiamo tranquillamente utilizzare le nostre batterie che ricarichiamo con i pannelli solari senza problemi. Ecco quindi che questo boiler Elgena rappresenta per noi la scelta migliore. È passata mezz'ora, il boiler sta ancora scaldando l'acqua, la nostra batteria è scesa dal 100 al 98% grazie ai pannelli solari che stanno compensando l'energia consumata. Come vedete ancora dobbiamo fare il collegamento con i tubi per il cinebasto, ma se provo a toccare la parte interna scotta, veramente caldissima. Anche i raccordi qui sono belli caldi, quindi secondo me abbiamo già una bella temperatura. Il termostato interno si dovrebbe fermare raggiunti i 75 gradi. È passata mezz'ora, vediamo quanto tempo ancora occorrerà. Ed eccoci nuovamente sotto il garage. Il boiler si è fermato, l'inverter si è fermato, il boiler è in temperatura 75 gradi in un'ora e 10, un'ora e 5, un'ora e 10. E la batteria, come vedete, è scesa al 96%, praticamente non abbiamo consumato nulla. In questo momento stiamo caricando quasi 400 watt dai pannelli solari. Vi garantisco che qui dal boiler e dal bocchettone esce una bella temperatura calda, anche i raccordi sono belli caldi, mentre l'isolamento mantiene il calore. E secondo i dati tecnici della casa costruttrice, il boiler dovrebbe tenere la temperatura dell'acqua calda fino addirittura il giorno dopo. Avete capito bene? Quindi domani proveremo a sentire l'acqua se è sempre calda o perlomeno tiepidina. Facciamo anche il test dell'acqua calda. Non si tocca, mamma mia, è bruciante. Acqua bollente, ragazzi. Il lavoro si può definire concluso, andiamo avanti con gli altri lavori. Nuova giornata, a distanza di quasi 24 ore, abbiamo attaccato il boiler ieri verso le 11:30, mezzogiorno, ora sono le 10 del mattino, proviamo l'acqua calda se ancora è effettivamente calda. Apriamo il rubinetto, sentiamo un po' l'acqua calda, è ancora calda, ragazzi. Non è bollente, ma è tiepido calda. Diciamo che ci si potrebbe tranquillamente lavare i piatti sgrassandoli bene, e per fare una doccia siamo un po' al limite. Comunque ottima tenuta anche di calore. Ora andiamo a controllare i serraggi, tutti i raccordi, che non ci siano state perdite durante la notte, e poi proseguiamo con il resto dei lavori. Abbiamo anche controllato che non ci siano state perdite durante la notte, tutto regolare, quindi ottima installazione. Buongiorno ragazzi, nuova giornata. Stamani siamo in viaggio con Charlie, un viaggio breve perché dobbiamo andare dal gommista a fare alcuni lavoretti. Dobbiamo fare una sostituzione che era da tanto che era in programma, ovvero quella dei tubi dei freni. Quindi praticamente verranno sostituiti tutti i tubicini dell'impianto frenante con l'olio al loro interno, quindi saranno da spurgare, svuotare e sostituire con un olio nuovo. E poi ne approfitteremo anche per fare l'inversione delle gomme, delle nostre Bridenstine. Ora andiamo dal gommista, lasciamo il mezzo e poi lo andremo a recuperare appena pronto. Bene ragazzi, abbiamo lasciato Charlie dal meccanico, sono passate 3 ore, ora andiamo a ritirarlo. E quale migliore occasione se non quella di utilizzare la nostra nuova bicicletta Eleglide. Così ci facciamo anche una bella pedalata assistita nelle nostre campagne toscane. Vado a ritirare Charlie e poi vi faccio sapere qualcosa di più sull'esito dei lavori.
Vedete, questi sono tutti i tubicini che portano l'olio ai freni. Praticamente abbiamo cambiato tutto questo pezzo che è di gomma e ogni tanto necessita la sostituzione. Qui c'è il raccordo tutto nuovo e abbiamo sostituito anche questa parte che era un po' sciupata, quindi adesso abbiamo tutto in perfette condizioni. Un altro lavoro che dobbiamo fare è quello di sostituire la nostra batteria del motore, che non abbiamo mai cambiato da quando abbiamo comprato Charlie. Come vedete, ho rimosso il coperchio del vano batteria che sta davanti al sedile di guida. Ora andiamo a scollegare tutti i vari cablaggi, i morsetti, andiamo a sfilare la batteria e a sostituirla con quella nuova. Ok. Semplicissimo, basta aprire questa clip e il morsetto viene via da solo. Abbiamo preso la batteria nuova, è una FIAM L500P. Rispetto a quella originale da 95 A ne abbiamo presa una da 100 A, quindi leggermente più potente. E ora la inseriamo subito nella sua cassetta. E questa è la batteria che abbiamo scelto, consigliata dal nostro elettrauto di fiducia. La FIAM è una delle batterie top nel mercato, insieme alla Exide e alla Varta. Noi abbiamo scelto FIAM, che è la stessa marca che avevamo in precedenza, con un amperaggio leggermente superiore. Le misure sono le stesse, tutto torna, quindi ora la installiamo subito. Se la volete acquistare anche voi, trovate il link nel nostro negozio Amazon, come tutti gli accessori che abbiamo installato sul nostro Charlie. Andiamo a montare il tubicino di sfiato. Perfetto, ora ricolleghiamo i vari morsetti e proviamo l'accensione. Qui abbiamo anche una spia che ci indica con il verde che è al 100%, tutto perfetto, quindi in teoria dovrebbe essere carica e dovrebbe partire subito. Speriamo non ci siano intoppi, ragazzi, Positivo collegato, ora mettiamo il negativo, vediamo se fa la scintilla. No, nessuna scintilla, meglio così. Si mette dritto, così c'è l'attacco rapido. Il quadro si è aperto tutto, ora proviamo a mettere in moto. Partito subito senza la minima esitazione. Spettacolo, altro lavoretto completato. Ora chiudiamo tutto e andiamo avanti con il proseguo degli altri lavori. Proseguiamo con l'installazione del boiler. Andiamo a mettere questi raccordi, vedete, facciamo queste curve, ne mettiamo una da questa parte e un'altra la colleghiamo qui alla bocchetta che va dentro il van e andremo a completare con un pezzo di tubo diretto. In questa maniera evitiamo anche le eventuali perdite e rendiamo il tutto più sicuro. Ora completiamo un lavoro che abbiamo iniziato un po' di giorni fa, ovvero il fissaggio di queste doghe sulle porte posteriori. Andiamo a mettere la schiuma poliuretanica in tutte le varie fessure, così diamo più stabilità, andiamo a coibentare meglio e fissiamo tutto in maniera più solida e più stabile. Bene, lavoro finito. Come vedete la schiuma sta espandendosi, sta uscendo anche dalle fessure. La facciamo asciugare e tirare bene e poi andremo a incidere col taglierino le parti che fuoriescono e verrà tutto un lavoretto bellino pulito. Ora proviamo anche ad aprire il rubinetto di scarico, così verifichiamo anche che funzioni correttamente lo svuotamento del boiler. Come vedete abbiamo aperto il rubinetto e l'acqua viene giù. L'acqua passa dentro questo tubicino e attraverso la valvola di scarico fuoriesce all'esterno. Ecco qua, lavoro finito. Abbiamo messo un tubo di collegamento tra il cinebasto e il boiler e più avanti, come vedete, abbiamo questa curva con il tubo di collegamento e un'altra curva. In più abbiamo anche tagliato i tubi e aggiunto due raccordi ad angolo in modo da non avere la strozzatura del filo. Abbiamo già riempito il boiler, non c'è nessuna perdita, l'acqua, la pompa è attaccata in questo momento e quindi il boiler è già pieno.
possiamo richiudere e proseguiamo. Apriamo adesso questa scatola, vi faccio vedere cosa c'è al suo interno. Un pezzo di plastica molto leggero, che altro non è una paratia che va sotto il paraurti anteriore sinistro. Infatti, come potete ben vedere, questo pezzo qui manca, mentre dal lato destro è ben presente. Ci eravamo resi conto che questo pezzo mancava, ma alla fine l'abbiamo trovato in un mercato parallelo, che sono praticamente delle repliche pari alle originali, quindi ora lo andremo subito a montare. C'è da invitare qualche vite, così almeno andiamo a tappare e a proteggere questa parte. Praticamente si mettono le viti e si fissa il pezzo. A questo punto non resta che svelarvi la chicca che si cela dentro questa scatola. Andiamo subito ad aprirla. Ecco la chicca, ragazzi, abbiamo preso una piastra paramotore per il nostro van, per il nostro Fiat Ducato. Praticamente è una paratia che si mette sotto al motore per proteggere soprattutto la coppa dell'olio, ma anche i tubi del radiatore e tutta la parte inferiore quando si fa fuori strada, quando si vanno a fare delle strade sterrate molto impegnative. Ma questa piastra non la monteremo adesso, la monteremo per uno dei prossimi viaggi che abbiamo in programma in futuro. E qui, ragazzi, non vi vogliamo anticipare nulla, noi siamo già pronti per ripartire, partiremo senza questa piastra e la monteremo al nostro ritorno per il prossimo viaggio. Quindi non vi perdete le prossime puntate, perché ci sarà veramente tanto da scoprire. L'installazione è molto semplice, vi mettiamo anche il link in descrizione di dove l'abbiamo comprata. Ci sono da fissare dei bulloni al telaio, lavoro molto semplice, ma questa installazione la faremo in un prossimo futuro.